Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi voglio portare un'altra testimonianza di una nostra cara amica che è qualche anno che viene tutti gli anni, una ventina di giorni qui a Lischeto, che ha intrapreso il suo percorso all'interno del programma Parelli a causa di tutta una serie di difficoltà che aveva riscontrato, e vi voglio far raccontare un po' da lei qual è stata la sua storia all'interno del programma e soprattutto poi anche gli obiettivi che ha raggiunto. Grazie Paola di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, te quanto tempo è che hai iniziato a venire qua? Mi ricordo mi contattasti 3-4 anni fa? 5 anni fa. 5 anni fa. Questo è il quinto. Mamma mia, quanto passa il tempo. Infatti, 5 anni fa avevo cominciato a sviluppare una serie di paure nei confronti della mia cavalla in passeggiata. È una cavalla con tante ore di addestramento, una cavalla buona, ma in passeggiata, quando capitava che si spaventasse per qualche motivo, scattava o scartava, io avevo paura di non riuscire a controllare la situazione. Ma in realtà ti sei trovata in situazioni, diciamo, di pericolo veramente importanti, oppure era più una tua sensazione che potesse andare le cose storte? Non erano situazioni estreme, tant'è vero che non sono mai neanche caduta, ho fatto al massimo un paio di scivolate da sella, era una mia percezione di non saper controllare, di non essere adeguata, di non saper gestire la cavalla, e questa infatti era solo la punta dell'iceberg. Te fino a quel momento lì avevi, diciamo, le tue competenze da sella, le avevi incrementate prendendo delle lezioni, cos'è che facevi? Sì, prima, quando ho preso questa cavalla, erano già alcuni anni che lavoravo in piano in un ranch di Monte Americana, si faceva team penning e io lavoravo molto in piano, appunto, con degli esercizi tradizionali, e qualche volta con una cavalla precedente ho fatto qualche piccolo allenamento di team penning in squadra. Quindi con i vitelli e tutto quanto. Esatto. Certo. E nel momento in cui ho preso Spanish ho continuato a fare delle lezioni in piano, e poi ho scoperto il mondo delle passeggiate che mi entusiasmava parecchio, ma lì sì che mi si è aperto un mondo, perché ho scoperto quello che si dice, che è vero che sembra la cosa più facile del mondo andare in passeggiata. Avevo provato con altri cavalli esperti e mi sembrava una cosa molto semplice alla mia portata. In realtà fuori in campagna si trovano degli imprevisti che bisogna anche un minimo saper affrontare. Lì ho scoperto che la mia preparazione non era affatto sufficiente, soprattutto non c'era quell'intesa sufficiente a far sì che io e la mia cavalla ci fidassimo una dell'altra. In sostanza non si era creato un vero binomio, insomma. Ma tutto questo l'ho capito, mi è stato chiaro solo dopo che abbiamo cominciato poi a lavorarci. Io sapevo solo che avevo questa percezione di grande difficoltà e di timore, di grande paura che non riuscivo a superare. All'epoca ti sei fatta aiutare da qualcheduno, hai provato magari non so, a percorrere alcune strade, qualcosa che ti hanno proposto? No? Prima di tutto ho cominciato con i miei compagni di passeggiata a seguire i loro consigli, poi a livello personale ho provato un percorso di terapia breve strategica con un'amica che mi ha seguito per un breve periodo, e sembrava potesse andare meglio, ma c'era sempre qualcosa che non funzionava. Non mi sentivo comunque ancora adeguata a superare le difficoltà che potevo incontrare fuori. Magari anche quelli che potevi immaginare, perché molte volte no, l'ansia si innesca non tanto perché in quel momento hai un problema, esatto, ma perché pensi di trovarlo. No? Esatto, è la preoccupazione, infatti. Dicevo, ma ecco, magari nello stesso punto in cui mi era successo che la cavalla aveva leggermente scartato, dicevo, oh, adesso qua potrà ricapitare, oppure, mamma, qui siamo in un posto un po' particolare, se mi dovesse mai capitare che la cavalla facesse questo o quest'altro. Tant'è vero che alle volte lei mostrava delle piccole opposizioni, andava in back, e lì per me era il panico assoluto, perché non ragionavo proprio più, dicevo, mamma, se adesso dietro c'è qualcosa.
Quindi diciamo il tuo cervello era molto impegnato a mantenere il controllo della cavalla, quindi non tanto la comunicazione, ma andavi molto più sul controllo. Sì, esatto. Quindi quando ti dava l'impressione di perdere il controllo, che è una situazione tipica, è quando il cavallo ti va indietro e te non gliel'hai chiesto di andare indietro, esatto. no? Anche perché è una delle problematiche che ci portiamo da quando siamo bambini, no? Il fatto di cadere all'indietro. Infatti, se ci fai caso, è anche una delle cose che vengono fatte in quella specie di come si può dire, di seminari molto in voga negli Stati Uniti, sulla fiducia. Sì, sulla fiducia, ti lasci no? cadere e il compagno vari dirigenti di un dipartimento vengono portati in mezzo al bosco, vengono fatte quella roba là esiste davvero, e una delle prove che fanno è quella di lasciarsi cadere all'indietro, ci deve essere qualcuno, esatto. E è una cosa proprio per noi molto particolare, e infatti, probabilmente quello ti scatenava un po' quella situazione. Sì, questo e tanto altro, e anche altre solo piccole cose, però nella mia mente venivano ingigantite. Certo, e quindi a quel punto cos'è che hai fatto? Cioè, cos'è che ti ha portato poi a entrare nel programma? Ho pensato che prima di tutto ci volesse qualcuno che aiutasse non solo me, ma aiutasse me e la mia cavalla a stare insieme, e quindi mi ci voleva qualcuno nel mondo equestre. Nel frattempo è arrivato il lockdown e per pura combinazione cercavo il modo corretto di legare la cappezza di corda, perché andando in passeggiata avevo pensato che potesse essere una cappezza comoda da tenere sotto alla testiera per quando poi ci dovevamo fermare e legare i cavalli. Cercando il modo corretto di fare il nodo ho visto il tuo video e da lì ovviamente dopo YouTube ti suggerisce altre cose simili, ho cominciato a guardare alcune cose che proponevi e ho avuto l'impressione che potesse essere la strada giusta. È stata un'intuizione, un'affinità, quindi ne ho parlato a casa con il mio compagno e ho detto secondo me Sergio potrebbe aiutarmi, perché quello che fa, quello che propone, quello che dice sento che mi solleva, mi aiuta ed è quello che sto cercando, quindi mi piacerebbe andare direttamente là e vedere dal vivo, di lavorare con la mia cavalla insieme a lui. E il mio compagno mi ha sempre supportato moltissimo in questo, perché vedeva che quando riuscivo a risolvere dei nodi con la mia cavalla ero molto felice, molto serena e mi faceva proprio bene stare con lei. E quindi da lì ho cominciato il primo anno e sono stata qui un mese e quindi abbiamo visto le primissime cose e io ho potuto constatare quanto mi mancava, quanto fosse poca la formazione che io avevo. D'altra parte io ho cominciato comunque tardi a montare, ho cominciato a 40 anni, quindi una dozzina d'anni fa. Certo, e poi mettiamoci anche il fatto che te fai un'altra cosa di lavoro, quindi anche il tempo che uno può dedicare al suo hobby, soprattutto essendo l'hobby del cavallo, un hobby particolare che normalmente non è che ce l'hai sotto casa, scendi, ci monti, vai a fare una cosa, cioè devi comunque organizzare, e quindi al massimo quante volte ci potrai andare dal cavallo, forse, cioè nel senso al cavallo lavorando bene, no? Magari 1 o 2 volte alla settimana, esatto, se sei fortunato. Infatti. Però ho già la fortuna almeno di avere a disposizione l'estate per potermi prendere un periodo così lungo, intensivo, da poter fare anche lontano da casa almeno. E quindi ecco, da lì al ritorno ero contenta, soddisfatta, ma dicevo però se facessi anche l'anno prossimo chissà allora cosa potrei aggiungere, e così via il secondo anno e di anno in anno ho continuato a ritornare per poter aggiungere pezzi al mio percorso, anche perché veramente più ci si addentra nel programma Parelli e più ci si entusiasma, perché poi si vedono dei risultati che wow, davvero non potrebbe immaginare prima. Ora ti faccio una domanda che ha 2 volti, no? Più che altro per loro magari che ci stanno ascoltando in questo momento, magari si rendano bene conto di quello che potrebbe essere anche le difficoltà che si trovano all'interno del programma, perché non è per niente tutto rose e fiori, no? Infatti. Un po' perché magari si viene da un'altra storia, quindi ci portiamo dietro un bagaglio anche di abitudini che ci possano in qualche maniera creare delle difficoltà, un po' anche perché abbiamo tante cose nuove da imparare, no? Sì. Allora ti chiedo adesso, qual è secondo te la sfida la difficoltà più grande che hai trovato all'interno del programma, e qual è di rimando anche la soddisfazione più grande? Sicuramente il dover lavorare su me stessa, che poi era proprio quello che mi ci voleva, perché occorre proprio diventare più consapevoli di quello che si fa, come lo si fa, e il modo in cui il nostro corpo
agisce e comunica al di là delle parole, imparare a usare molto meno le parole. Io sono un insegnante, per me non è facile non usare le parole, perché anche a scuola con i bambini si usa molto il linguaggio mimico-gestuale per motivarli, invogliarli, attirare la loro attenzione, ma uso molto la parola. E invece in questo caso dovevo imparare a ridurre e a togliere tantissimo, quindi poco niente parola, soprattutto all'inizio, e pochissimi gesti ben mirati, controllati, e questo per me è stato un cambiamento faticoso, importante, e ho impiegato veramente tanto tempo. Poi certo anche il fatto che comunque ci lavoro molto d'estate, ma poi per un anno devo un po' vivere di rendita con quello che ho. Per fortuna il programma di distance coaching mi aiuta, però anche lì non ho sempre il tempo da poter dedicare. E anche in distance coaching mi accorgevo quanto riguardando i video con le tue correzioni e le tue indicazioni c'erano dei piccolissimi gesti che io sottovalutavo e non riuscivo magari nemmeno a valutare pur guardando io il video. Invece facendomeli tu notare mi rendevo conto poi quando andavo a correggere quanto erano fondamentali. Quindi assolutamente il controllo delle nostre energie, dei nostri gesti, ecco anche proprio la gestione dell'energia, dell'intenzione, dove dirigerla, come canalizzarla. E ancora adesso è una cosa che devo mettere bene a punto. Si parlava l'altro giorno del bianco e il nero, quindi riuscire a far capire bene al cavallo che ok, adesso si fa, ora basta, non ti sto chiedendo niente. E anche le minime variazioni, la mia cavalla adesso mi fa capire che forse sto ancora chiedendo qualcosa, anche quando io in realtà penso di essere spenta, di aver finito, perché lei continua a propormelo e mi costringe a dire oh, ci picchia, c'è ancora qualcosa di acceso, qualche interruttore che non ho spento. E quindi è tutto un lavoro di fino che però non si può fare tutto in una volta, ci vuole necessariamente del tempo. Poi magari c'è chi è più bravo a lavorare su se stesso e magari può accorciare i tempi, però è bene prendersi il tempo che ci vuole. E poi quando si vedono le differenze effettivamente c'è una grande soddisfazione a dire wow, guarda adesso vedi, adesso è chiaro, adesso la mia cavalla ha capito, sono stata chiara, sono stata efficace. E qual è la cosa, diciamo, all'interno di questo tuo percorso che insomma adesso è qualche anno che dura, qual è stata la soddisfazione più grande? Allora, nel lavoro da sella, il riuscire a galoppare con tranquillità, un galoppo tranquillo, un canterino, mica per carità niente di che, quella è stata la prima cosa. E poi il lavoro da terra, quindi la comunicazione più chiara con la mia cavalla, ritrovarmelo anche nella quotidianità, quando si tratta di gestire la cavalla, spostarla e vedere che mi risponde con facilità ai gesti che abbiamo imparato insieme. Quindi diciamo la sicurezza anche. E poi ecco, tutto questo mi ha dato effettivamente una grande sicurezza da terra, siccome non ho detto che all'inizio poi avevo sviluppato un po' di timore della mia cavalla anche da terra, perché quando nella conduzione a mano capitava che si potesse spaventare, rischiava di urtarmi, io avevo sviluppato anche quella paura ingigantita che potesse travolgermi. Adesso da terra sono molto sicura della sua gestione, quindi mi sento di accompagnarla ovunque da terra, imparando anche la conduzione in zona 5, mi sono messa in sicurezza in determinate situazioni critiche, in passaggi molto stretti e di difficoltà, e questo, caspita, mi portava a dire vedi un po' da dove sono partita e guarda adesso che cosa posso fare. E vedo che anche le sue reazioni sono molto più controllate, soprattutto quando sono da terra, probabilmente riesco a comunicarle più tranquillità. Da sella ancora devo lavorare parecchio per arrivare a essere tranquilla allo stesso livello di quando siamo a terra. Anche perché se ti ricordi bene, quando te sei arrivata qua probabilmente da terra non avevi fatto pressoché niente. Nulla. Quindi si può dire che da quel punto di vista lì
eri un foglio bianco, no? Sì. E dove c'era Sì. solamente da scriverci le cose giuste. Sì. Mentre da Sella avevi in varie circostanze, per vari motivi, non stiamo a guardare quali, avevi sviluppato non solo l'abitudine a delle posture che ti mettevano in difficoltà, no? Se ricordi, no? Che stavi tutto in avanti, Sì. che tenevi le punte in basso, Certo. che avevi difficoltà proprio nel galoppo anche per quel motivo lì. Sì. Ma probabilmente non erano solamente degli schemi di posizionamento del corpo, ma erano anche degli schemi mentali che ti si erano poi piano piano sovrapposti e diventati in qualche maniera consolidati. automatici, no? Per cui te quando andavi a fare una determinata manovra o una determinata andatura ti si scatenavano tutta una serie di mood mentali che ti portavano poi ad avere un irrigidimento del corpo, eccetera, eccetera. Esatto. E questa cosa qua, io questa l'ho notata, mi ricordo, se ti ricordi bene, il primo periodo che tu hai fatto qui da noi, abbiamo lavorato molto su darti sicurezza nel galoppo. Oh sì, infatti mi ricordo i tuoi passi da terra, mi portavi alla longhina, io non dovevo utilizzare le mani, dovevo avere una buona postura in sella, addirittura alle volte dovevo chiudere gli occhi, mamma mia. Momenti di panico anche fuori in passeggiata. Sì. Mamma mia, quando passo ancora di lì a piedi durante le mie camminate, perché qui poi per me diventa proprio una vacanza di meditazione anche per conto mio a piedi, ripasso da lì e ripenso a tutti i posti dove ho incontrato queste difficoltà terribili secondo me e la necessità da parte tua di forzarmi a superare quella cosa. E quando ci ripenso adesso ho detto mamma mia, stavo veramente male, però avevo la volontà di provare a fare in qualche modo. Quindi... Sì, che poi se vogliamo la forza di volontà è l'ingrediente base, no? Se non c'è quello è chiaro che alla prima difficoltà uno smette, oppure come tante volte capita cambia il cavallo, oppure smette di andare a cavallo, ancora peggio. Sì, perché ovviamente mi è stato suggerito di cambiare il cavallo. Tu mi hai aiutato molto anche a valutare le capacità e le potenzialità della mia cavallina, perché mi hai fatto proprio notare il suo livello di preparazione e quello che mi poteva dare, quello che mi sapeva dare se io riuscivo a impostarmi in una certa maniera nei suoi confronti. Questo per me è stato preziosissimo. Ecco, questo è un altro mattoncino importante che c'è stato all'inizio, il riuscire a riconoscere alla mia cavalla le sue potenzialità. Questo a riconoscere. Sì, i mattoni sono tanti, se ti ricordi una delle prime cose che tu hai fatto è cambiato la sella anche. La sella, assolutamente. Perché era un'altra di quelle cose che ti creava problemi sullo stare nel galoppo, ti ricordi? Sì. Perché non era una sella... Era una sella da forse trekking. Era più adatta a lei che a te. Esatto, perché era stata cambiata proprio per il mal di schiena alla cavalla, quindi quella poggiava in un certo modo, le faceva bene, ma io non sentivo la cavalla, ero troppo sollevata. E infatti avevo notato che erano peggiorate le mie prestazioni, chiamiamole così. Quando poi ho detto beh allora proviamo di nuovo con una sella americana, mi è proprio sembrato di ritornare a casa, anche se la tua sella era più grande per me, ma non importa, ma mi sono sentita di nuovo, ho detto ok, è come quando si sta fuori casa tanto tempo e si torna nel proprio letto. Sì, okay. Ho detto ecco, e lì mi sono proprio accorta che mi è anche proprio tornato il sorriso, quindi un sacco di tensioni erano date proprio anche da quello. Sì, per concludere vorrei che tu facessi una riflessione, penso meglio di te è difficile, no? Perché te l'hai vissuto un po' per tanto tempo e anche un po' da vicino in maniera molto personale questa cosa qua. Se tu dovessi dare un consiglio a coloro che ci ascoltano in questo momento e che stanno approdando a questo programma qua, che ovviamente saranno pieni di dubbi, no? Un consiglio solo, qualcosa che te gli diresti, guarda, cosa gli suggeriresti? Uno solo è difficile, però comunque sicuramente di avere pazienza, di affidarsi sempre a persone qualificate, e so che può essere difficile individuare la persona giusta. Imparando a osservare dopo si riesce a distinguere anche questo, però essere pazienti e graduali, e il tutto subito non ci può essere, però con la costanza e la pazienza
si riesce ad accorciare parecchio il percorso piuttosto che le cose fatte male in fretta. E poi mi verrebbero da dire un sacco di altre cose, però sicuramente questo, di non mollare, di essere perseveranti, di fronte alle difficoltà non lasciarsi scoraggiare e di cercare di capire bene ogni cosa, ogni gioco, ogni esercizio a cosa serve. Come hai detto in qualche video, non sono giochini da circo, tutto serve per un motivo e tutto lo si ritrova dopo. Quindi la pazienza di capire come funziona e a cosa serve, sicuramente. E poi i risultati vengono col tempo e se si lavora bene neanche troppo tempo, soprattutto quando si ha la possibilità di avere un supporto. È un po' quello che dico sempre, no? Cioè, noi molte volte ci perdiamo nel guardare, nel cercare il prodotto finito e ci dimentichiamo invece che la parte più importante e a mio parere anche più bella è tutto il processo. Sì. Quindi se lavoriamo sul processo, il prodotto finito spesso e volentieri viene da sé, come per magia. Grazie Paola. Vero. Grazie a te, grazie a voi. Ciao, e mi raccomando, mettete un mi piace, condividete il video se avete magari qualche amico che si sta approcciando a questo programma o che ha delle difficoltà e questo programma sicuramente potrebbe aiutarlo, e noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide in a world so